Salve a tutti, oggi vedremo come fare uno scatolino con il coperchio e in questo caso io parto direttamente da un foglio quadrato, l'ho ottenuto chiaramente da un foglio rettangolare. Per sapere come ottenere un quadrato da un rettangolo potete guardare il mio video che vi metterò sulla scheda in alto nel video oppure in fondo in descrizione. Allora, la prima operazione da fare è quella di tracciare le diagonali. Chiaramente io una diagonale già l'ho ottenuta perché ho ricavato il quadrato dal foglio rettangolare e quindi non mi resta che tracciare l'altra diagonale. Dopo aver tracciato le due diagonali, dobbiamo tracciare la linea orizzontale e la linea verticale del quadrato. Una volta che abbiamo ottenuto tutte le righe che ci servivano, giriamo il foglio con la punta verso di noi e la punta che è verso il basso dobbiamo piegarla verso il centro. Quindi andiamo verso il centro e schiacciamo. Stessa cosa dobbiamo farla con l'altra punta, sempre dal basso verso il centro. Stessa operazione dobbiamo farla con le altre due punte, quindi giriamo il foglio, punta dal basso verso il centro, capovolgiamo il foglio, punta dal basso verso il centro. Chiudiamo tutte le punte verso il centro. Adesso dobbiamo ottenere delle linee orizzontali a un terzo, piegando il foglio per un terzo. Quindi prendiamo un righello, nel mio caso il foglio è di 15 cm, farò un segno su 5, 1 10 cm, stessa operazione da quest'altro lato. Quindi per essere precisi andiamo a piegare il foglio verso i puntini che abbiamo creato. Giriamo il foglio, stessa operazione. Quindi abbiamo piegato il foglio in 3 parti. Stessa operazione dobbiamo farlo per l'altro lato, quindi in questo caso non c'è bisogno di fare segni con la matita perché dobbiamo arrivare per fare un terzo in questi punti, questo punto e questo punto. Quindi pieghiamo il foglio, apriamo, giriamo verso di noi, dobbiamo arrivare sempre in questo punto, ecco fatto. Apriamo le punte superiore e inferiore, questi sono i lati del nostro scatolino. Allora adesso viene la parte
parte in cui dobbiamo fare un po' di attenzione in più. Qui abbiamo una diagonale. Questa diagonale dobbiamo piegarla verso l'interno e schiacciare verso questa linea, in questo modo. Faremo lo stesso con questa diagonale, pieghiamo verso l'interno, la diagonale verso l'interno e questa linea verso l'alto. Giriamo il foglio a testa in giù, applichiamo un filo di colla sul primo lato, applichiamo un filo di colla anche sull'altro lato. Mentre la colla si asciuga, mettiamo un puntino di colla anche sulla punta. Ora pieghiamo verso l'interno questa parte del lavoro e schiacciamo la punta qua, dove abbiamo messo il puntino di colla. Lo stesso lavoro dobbiamo farlo anche da quest'altra parte superiore, ma non mettere la colla qui sulla punta perché sarà un coperchio. Quindi schiacciamo come al solito lungo la diagonale verso l'interno e contemporaneamente verso questa linea. Lo stesso faremo con questa parte, la diagonale la pieghiamo verso l'interno e contemporaneamente verso la parte superiore. Giriamo il foglio verso il tavolo. Anche in questo caso applichiamo un po' di colla sul lato destro e applichiamo un po' di colla sul lato sinistro. Lasciamo asciugare qualche secondo. Dopodiché dobbiamo piegare verso l'interno, in questo modo, e abbiamo ottenuto il nostro scatolino, all'interno del quale possiamo mettere qualsiasi cosa. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao da Giovanni.